a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero semplicissimo ma davvero molto particolare. Adesso vediamo nel dettaglio ciò che ho scelto per poterla realizzare. Per il tutorial di oggi utilizzerò il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi nella tonalità numero 7, che secondo me è perfetta per questo periodo, ma voi potete scegliere tra circa 26 tonalità. Vi lascio il codice sconto col quale poterlo acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, che comunque è valido su tutti gli articoli che trovate sul loro sito. Poi in aggiunta 2 moschettoni tondi, una tracolla da circa 50 cm e una calamita che andrà cucita appunto per chiudere la nostra borsetta. E tutti questi accessori li potete trovare tranquillamente sia su Amazon che nelle mercerie online. Quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione con il numero 4 e realizziamo 61 catenelle. Io le ho già realizzate, adesso dobbiamo tornare indietro e realizzare 60 punti bassi, ma anziché lavorare al solito in questo modo, andremo a lavorare sulle costine che ci stanno sul retro. Vedete, queste qui. E semplicemente su questa asolina che sta appunto sul retro andiamo a realizzare i nostri punti bassi, che in totale saranno 60. In questa maniera. Quindi vedete sul retro qui troviamo le asole posteriori. Ed ecco qui. Le realizziamo tutte e ci vediamo per vedere come iniziare il giro successivo. Completato tutto il primo giro a punto basso, adesso i giri successivi saranno realizzati con il punto alto in costa. Quindi iniziamo con 3 catenelle che andranno a sostituire la prima maglia del giro seguente, voltiamo il lavoro, quindi andiamo in quello successivo perché il primo l'abbiamo fatto e andiamo a prendere solo la costa esterna e facciamo il nostro punto alto. Quindi fino alla fine comunque sarà tutto in costa. Vedete? Quindi arriviamo fino alla fine di questo giro e vi faccio rivedere ancora una volta come iniziare il giro successivo. Completata quindi la prima riga a punti alti, nuovamente 3 catenelle che sempre sostituiscono la prima della riga successiva, voltiamo il lavoro e si ricomincia sempre in costa con un'altra riga di punti alti. E mi raccomando, non dimenticate di lavorare in costa perché poi dobbiamo andare a creare i volà tutto attorno. Ed ecco qui il risultato. Adesso in totale le righe di punti alti saranno 18 più il primo che abbiamo fatto a punto basso e poi l'ultimo sarà eseguito anch'essa a punto basso, quindi in totale sono 20 giri. Ci rivediamo non appena tutto il pannello sarà completo. Ed ecco quindi il corpo borsa ultimato. Ho ottenuto 40 in lunghezza e 24 cm in larghezza. Abbiamo creato in totale 20 righe, la prima e l'ultima sono a punto basso e le altre 18 a punto alto, tutto in costa. Adesso noi praticamente qui dove ci sono le costine che si sono ottenute lavorando quindi in costa, saranno 8, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Su questa riga e su tutte le altre, quindi che vi ho fatto vedere, andremo a creare il nostro volà. Quindi cosa facciamo? Allora, il primo punto lo saltiamo, andiamo in quello successivo,
ci agganciamo con un punto bassissimo, facciamo una catenella e andiamo a realizzare 3 punti bassi in ogni costina. Anche in quella successiva, sempre 3, e praticamente in tutte quelle che ci troviamo di sotto. Vedete? Ora, man mano che creiamo questi aumenti, andrà a crearsi appunto, si arriccerà e formerà il nostro volà. Quindi 3 punti bassi in ogni maglia sottostante. Vedete? Ora piano piano questo si arriccerà e darà questo tocco, diciamo, particolare alla nostra borsa. Quindi completiamo tutti questi 8 giri e ci rivediamo per il passaggio successivo. Ed ecco qui, quindi terminati tutti gli 8 giri dei volà. Adesso dobbiamo creare le cuciture e andiamo a cucire al contrario, quindi messo in questo modo. Noi facciamo che adesso leghiamo qui con un marcapunti, così non si sposta, vedete? Prendiamo un po' del filato, ci agganciamo qui, tanto questa è la parte interna, in questo modo. Controlliamo che sia messo tutto per bene. E adesso praticamente noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere tutte le 4 asole, quindi di entrambi i lati, e passiamo il filo semplicemente così. Andiamo in quelle successive, prendiamo tutto il punto completo e anche quello che sta di fronte e tiriamo per bene. Ripetiamo la stessa cosa, quindi su tutti i punti che andiamo a incontrare. Tiriamo per bene, andiamo in quelli avanti. Ed ecco qui quello che dobbiamo fare per cucire tutte e due i laterali. In questo modo. Quindi davvero molto semplice. Quindi completiamo questo laterale, facciamo la stessa cosa da questa e ci rivediamo per il prossimo passaggio. Ho ultimato quindi le 2 cuciture e ho rivoltato la borsa al contrario e questo è il risultato. Adesso vedete che qui comunque ci sono delle altre costine, ho deciso di creare comunque un altro giro su entrambi i lati, sempre creando il volà. E quindi cosa faccio? Riprendo l'uncinetto, sempre il 3,5, e vado nuovamente, quindi stavolta partendo dalla prima, vado nuovamente ad eseguire quello che ho fatto prima per creare il volà, e cioè 3 punti bassi in ogni maglia sottostante, in questo modo. La codina al solito ce l'andiamo a lavorare, quindi vado a rifare quello che ho fatto prima, così gli diamo un'ulteriore rifinitura. Quindi completiamo da questa parte e anche da questa e ci rivediamo per rifinire la parte superiore.
Completati pure i laterali, quindi sempre con un giro di volà, eseguiti nello stesso modo in cui abbiamo eseguiti quelli del corpo centrale. E adesso dobbiamo andare a creare la rifinitura del bordo. E praticamente cosa ho fatto? Ho iniziato con dei punti bassi. Quindi ci andiamo a cercare il punto in questo modo. Vedete? In modo da creare appunto una rifinitura maggiore e così verrà anche più carina la nostra borsa. Vedete? E poi l'ultimissimo giro sarà di punto bassissimo, quindi in totale saranno 2 giri. Poi non resterà che applicare la nostra tracolla e cucire la calamita. Quindi ci rivediamo a borsa completata. Ed eccola qui, questa bellissima pochette. Se voi vedete, con questi volà che gli abbiamo fatto tutto attorno, l'abbiamo resa davvero molto particolare. Io ho aggiunto pure un manichetto più corto, così vi faccio vedere come potrebbe essere portata, così, oppure a spalla o addirittura a tracolla con appunto una catena più lunga. Potete anche realizzarla all'uncinetto. Anche questo progetto è davvero molto versatile. Alla fine ho utilizzato 350 grammi di Indalux e le misure sono 24x24. Vi lascio il codice sconto col quale poterlo provare e lo trovate in circa 26 tonalità, quindi vi potete veramente sbizzarrire. Il progetto, come avete visto, è abbastanza semplice, ma se avete dei dubbi mandatemi un messaggio e fatemi sapere nei commenti se il progetto vi è piaciuto. Non dimenticate infine di iscrivervi sul mio canale, arriveranno ancora tantissimi progetti. Ci vediamo alla mia prossima creazione.